Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. L'estate si avvicina e anch'io, come molti di voi, mi sto preparando a portare le mie birre in vacanza al mare o in altre occasioni dove portare le bottiglie non è sempre la cosa più pratica. Sia per via del peso, ma soprattutto se si tratta di birre rifermentate, arrivano poi a destinazione un po' scosse con il lievito smosso e perdono poi quella limpidezza e quella pulizia che avevano raggiunto. Una scelta più pratica secondo me è quella di poter trasportare e servire la birra mantenendola fresca e sempre pulita tramite un kegerator. Oggi vi mostro come ho realizzato il mio kegerator portatile, cioè come ho adattato una borsa frigorigida ad un sistema portatile per poter servire la birra alla spina ovunque si vuole. Vi mostro cosa serve e come assemblare il tutto. Per realizzare un kegerator portatile dovete per prima cosa aver chiaro quali fustini avete a disposizione o volete usare per lo scopo. Nel mio caso, avendo già questi Oxebar da 4 litri della Keglan, ho cercato una borsa frigo rigida in grado di ospitarli, con l'obiettivo di poterne inserire almeno 2 più una piccola bombola di CO2 come la SodaStream. La scelta non è stata semplice e immediata perché tra la vasta scelta nelle specifiche tecniche non sono sempre indicate le dimensioni interne, ma solo quelle esterne, per cui può essere difficile capire se la borsa riesce a ospitare effettivamente i fustini e a chiudersi correttamente. Altro fattore che ho preso in considerazione è la robustezza, perché immagino che con 2 fusti pieni più la bombola la borsa arrivi a pesare anche più di 10 kg. E solitamente quelle più economiche hanno una maniglia molto fragile, quindi ho escluso anche per questo motivo i modelli troppo economici. I fustini Oxebar da 4 litri con testa di spilatura montata hanno un'altezza di circa 32,5 cm per un diametro di 15,5. Sia per un fattore di qualità e robustezza che per la chiarezza sulle dimensioni interne ed esterne mi sono orientato sul marchio Coleman. Ho preso il modello Extreme QT28 che ho trovato a 66 euro. Appartiene alla serie Extreme che è di fascia intermedia tra le Coleman, ha una struttura più robusta di quelle più economiche, è ben isolata con una schiuma poliuretanica tra le pareti ma anche nel coperchio, che è anche provvisto di cerniere e ha un meccanismo fatto in modo da non rimanere aperto da solo, tende a chiudersi autonomamente, in modo da disperdere meno il fresco. Da scheda tecnica è dichiarata una tenuta della temperatura fino a 3 giorni. Il coperchio ha anche 4 scanalature per poter appoggiare stabilmente i bicchieri. Ho subito verificato che è in grado di accogliere i keg Oxebar da 4 litri. Pur essendo senza guarnizioni, il coperchio esprime una bella chiusura, semplice ma efficace con un bel attrito. Come rubinetto di spilatura andrò a utilizzare i Nucatap della Kegland, gli stessi che ho installato sul mio Keezer, quelli con il compensatore per gestire al meglio la produzione di schiuma, che credo sia una caratteristica essenziale per un sistema come questo che può essere esposto a sbalzi termici più ampi di un normale frigo. Ho identificato questo punto a sinistra per il rubinetto, in modo da azionarlo con la mano sinistra tenendo con la destra il bicchiere. Come vedete sopra c'è una superficie inclinata, quindi devo piazzarlo qui più in basso, ma rimane comunque abbastanza alto. Ho tracciato il profilo del rubinetto su un nastro di carta. Ho eseguito un primo foro con questa fresa e poi andrò a completarlo con una fresa piatta da legno da 22 mm, che è il diametro del gambo per il rubinetto. Ho preso anche il gambo corto, non avendo il dato dello spessore delle pareti del frigo, ho fatto un tentativo, ma ho constatato poi che con questo risulta troppo corto, quindi ci vuole quello lungo. L'ideale sarebbe stata una via di mezzo. Ho fatto il foro, è stato molto semplice, qui potete vedere lo strato di schiuma isolante che è molto compatta come consistenza. Completo all'interno
e rifinisco i contorni. Come potete vedere, col gambo corto mancano almeno altri 2 cm per poterlo fissare. Ho messo quindi definitivamente quello lungo con il suo dado che ho serrato con la chiave multiuso della Kegland. Qui va serrato bene per non farlo ruotare, ma tenete conto che state serrando su una sottile plastica. Ho avvitato il rubinetto, ma vedendolo poco stabile e che tende facilmente a ruotare, anche per evitare infiltrazioni di umidità, ho messo poi un O-ring esterno che rende ancora più stabile il rubinetto, mentre all'interno ho piazzato in battuta al dado una comunissima guarnizione bianca da rubinetto di fermentatore in plastica, facilmente reperibile su tutti gli store di home brewing. Ho tagliato un tubo EVA Barrier da 8 mm a misura, la misura corretta la potete calcolare con un calcolatore come questo e serve per evitare che un tubo troppo corto faccia poca resistenza al flusso e la birra produca troppa schiuma. Nel mio caso ho anche il compensatore sul rubinetto per regolarmi meglio. Per provare comunque ho tagliato inizialmente 1 metro di tubo, sempre con l'attrezzo della Kegland che permette un taglio preciso senza aprire la pellicola interna o quella esterna di questo particolare tubo. Infine innesto il connettore ball lock per la via birra . Nonostante il gambo lungo sia molto sporgente, come potete vedere entrano bene 2 keg e anche la bombola SodaStream inclinata. Per la CO2 però ho pensato qui a una soluzione più pratica e leggera, anche se più costosa, che è questo mini riduttore di pressione per capsule di CO2, cioè questi piccoli cilindri che sono facilmente reperibili online. Trovano varie applicazioni tra birra, ciclismo e soft air. In genere viene specificato se comprende l'utilizzo per la birra, quindi CO2 alimentare. Si trovano da 16 a 74 grammi. Quelli più economici che ho trovato sono proprio quelli della Kegland. Li potete trovare a poco meno o poco più di €1 a cartuccia da 16 grammi. Ci sono anche formati più grandi. Una volta innestate romperete la pellicola, quindi dovete usarli, rimuovendoli perderete infatti tutta la CO2. Dalle info che ho reperito, una cartuccia da 16 grammi può risultare sufficiente per spillare un intero fusto da 4 litri. Ho acquistato anche una cartuccia da 16 grammi, ricaricabile. Si può ricaricare utilizzando questo particolare raccordo che va innestato su una bombola più grande come questa SodaStream, tramite però l'adattatore per riduttori V21.8. Basta spingere per far entrare la CO2 nel riduttore, però pesandolo prima e dopo mi sono accorto che non sono stato in grado di far entrare più di 2-4 grammi di CO2 invece che i 16 totali. C'è chi dice che bisogna mettere le bombole in congelatore perché il freddo favorisce un maggior riempimento o che ci vuole una maggiore pressione, quindi una bombola più grande di una SodaStream. Al momento ho desistito e sto utilizzando quelli monouso. Il regolatore è molto semplice, va innestato diretto nel fusto della linea gas e con la manopola lo mettete alla pressione che desiderate. Una volta connessa la via birra e chiuso il coperchio, finalmente è il momento di testare il rubinetto. All'inizio è normale la maggiore fuoriuscita di schiuma alla prima spillatura. Il rubinetto e il tubo non sono ancora a temperatura, ma dopo il primo bicchiere già la situazione diventa più stabile. Ho avuto modo di testare anche la tenuta al freddo. Ho inserito 2 fusti pieni e delle tavolette di ghiaccio
ho inserito questo termometro che misura le variazioni massime e minime, partendo da 14 gradi, dopo 8 ore l'ho trovata a misurare 4 gradi. L'ho azzerato e ho ricontrollato dopo altre 3 ore. Infine l'ho ricontrollato a 24 ore dall'inizio del test, stava a 9 gradi. Nell'ambiente esterno non c'era però tanto caldo. Al momento ho registrato una buona tenuta nelle 24 ore. Come ghiaccio si poteva anche inserire qualche tavoletta in più. Certamente è una soluzione portatile che è sufficiente e garantisca la temperatura per un arco di tempo che non penso debba andare oltre le 12-24 ore. Per lo scopo penso che sia più che sufficiente. Per finire, considerando che per il trasporto conviene assolutamente rimuovere il rubinetto per evitare urti laterali e per non lasciare il foro aperto, ho adattato questo comune tappo in sughero sintetico che mi ritrovavo in casa. In questo modo, oltre che chiuso, è anche protetto da urti frontali. Con questo termina il video sulla realizzazione del mio Kegerator portatile. Alla fine è stato molto più semplice del previsto. Sul web poi trovate tantissimi tutorial simili e avete veramente una vastissima scelta per poterlo configurare secondo le vostre esigenze. Per il mio, che è anche piuttosto semplice, ho preso spunto anche dal video di Michele di Project Zero. Dovendolo però utilizzare con i miei fusti Oxebar, ho dovuto scegliere una borsa frigo che si adattasse alle loro dimensioni. Non è stata la scelta più economica, però si è rivelata sicuramente una scelta qualitativamente buona. Se volete sapere quanto ho speso in totale, vi lascio la lista della spesa qui accanto. In realtà il rubinetto l'ho preso in prestito dal mio Keezer. Se volete risparmiare potete comprarne uno senza il compensatore, regolandovi con i tubi della giusta lunghezza. Se dovete acquistare tutto da zero, compresa la fresa per fare il foro, spenderete in totale circa 190 euro. Se mettiamo però anche il costo dei due fusti Oxebar da 4 litri con le teste di spillatura, arriviamo a 230 euro. La birra però toccherà metterla a voi. Se avete dubbi o domande, scrivetemi pure qui sotto nei commenti. Se anche voi avete realizzato qualcosa di simile, volete condividere la vostra esperienza o darmi anche qualche suggerimento, fatelo pure qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like, dei punti hype e di iscrivervi a questo canale. Il vostro supporto è sempre di grande aiuto per continuare con questo progetto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.